Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Una giornata ideale. La mia giornata ideale comincia la mattina presto, esattamente alle 7 in punto. Mi sveglio con calma, senza fretta, e apro lentamente gli occhi. Il primo gesto è allungarmi nel letto per qualche istante, per sentire ogni muscolo che si risveglia. Poi mi alzo e mi avvio verso la finestra. Apro le imposte e lascio entrare l'aria fresca del mattino. Il cielo è sereno, di un azzurro chiaro, e il sole sta appena iniziando a illuminare il quartiere. In lontananza vedo gli alberi che ondeggiano leggermente grazie a una brezza leggera. Questo momento mi dona una sensazione di pace e di benessere, come se il mondo intero mi stesse dando il buongiorno. Dopo aver respirato profondamente per qualche secondo, mi dirigo in bagno. Accendo la luce soffusa, lavo il viso con acqua fresca e mi lavo i denti con un dentifricio al gusto di menta. Poi faccio qualche esercizio di stretching davanti allo specchio. Allungo le braccia verso il soffitto, piego il busto da un lato e dall'altro, faccio circonduzioni delle spalle e qualche piegamento sulle gambe. Questi semplici movimenti aiutano a sciogliere le tensioni accumulate durante la notte e mi fanno sentire più energico. Tornato in camera, scelgo con cura l'abbigliamento per la giornata. Opto per una maglietta di cotone chiaro, un paio di jeans comodi e scarpe da ginnastica. Mi pettino i capelli con un rapido gesto, metto un po' di profumo delicato e sono pronto per scendere in cucina. In cucina preparo la colazione. È il pasto che preferisco perché mi permette di iniziare la giornata con gusto. Faccio bollire un po' d'acqua per il caffè, verso un cucchiaio di miscela in un filtro e attendo che il profumo si diffonda. Aggiungo un po' di latte fresco e, accanto, dispongo 2 fette di pane integrale che passo nel tostapane. Quando sono dorate, le spalmo con marmellata di fragole fatta in casa. Il gusto dolce e fruttato si abbina perfettamente al caffè. Spesso aggiungo una banana tagliata a rondelle o qualche fragola fresca per una nota di vitamine. Mentre mangio, mi siedo vicino alla finestra e guardo il mondo che si sveglia. Un vicino porta a spasso il cane, un furgone delle consegne si ferma davanti a una casa, un piccione salta su marciapiede. Mi piace osservare questi piccoli gesti quotidiani che rendono ogni giorno unico. Dopo aver finito, lavo i piatti, li asciugo e li ripongo con cura. È ormai quasi le 9, così indosso la giacca leggera e esco di casa. Il sole è più alto e riscalda delicatamente le strade. Cammino verso il parco vicino, dove gli alberi sono in fiore e l'erba verde crea un tappeto morbido. Porto con me uno zaino leggero con una borraccia d'acqua, un quaderno e una penna. Seduto su una panchina, prendo qualche nota sui miei progetti personali, idee per un racconto, spunti per un disegno, pensieri che voglio ricordare. Dopo un po' incontro un amico. Ci salutiamo con un sorriso e iniziamo a chiacchierare. Parliamo del tempo, di un film che abbiamo visto di recente, di un libro che ci ha colpito. La conversazione è piacevole e il tempo sembra volare. Dopo circa 40 minuti ci salutiamo e io riprendo la mia passeggiata, questa volta ascoltando un po' di musica leggera con le cuffie. Torno a casa verso mezzogiorno e mi dedico al pranzo. Oggi preparo un piatto semplice ma gustoso, spaghetti al pomodoro con basilico fresco. Metto sul fuoco una pentola d'acqua salata e, nel frattempo, in una padella scaldo un filo d'olio d'oliva. Aggiungo uno spicchio d'aglio che faccio dorare leggermente, poi verso i pomodori pelati e lascio cuocere il sugo per una decina di minuti. Quando l'acqua bolle,
butto la pasta e la lascio cuocere al dente. Poco prima di scolare, raccolgo delle foglie di basilico dal vaso sul balcone, le lavo e le spezzo con le mani sopra il sugo. Scolo gli spaghetti, li verso nella padella e mescolo con cura. Impiatto con attenzione, aggiungo un filo d'olio a crudo e un po' di formaggio grattugiato. Accanto, preparo un'insalata mista con lattuga, pomodori, cetrioli, carote e qualche oliva nera. Condisco con olio, sale e un goccio di aceto balsamico. Mi siedo a tavola, assaggio il primo boccone di pasta e chiudo gli occhi per godermi il sapore. È un semplice piacere che rende felice. Dopo il pasto, bevo un bicchiere d'acqua fresca e mi rilasso sul divano per qualche minuto, leggendo le ultime notizie sul mio smartphone. Verso le 14 decido di dedicarmi a un'attività creativa. Porto il quaderno e la penna in salotto, dove la luce è migliore, e inizio a scrivere una storia breve. Invento un protagonista che vive in un paesino di montagna e sogna di partire per un lungo viaggio. Traccio qualche dialogo, descrivo il paesaggio e lascio libero spazio all'immaginazione. Dopo un'ora di scrittura, cambio strumento e prendo dei pastelli per disegnare. Scelgo di raffigurare un lago al tramonto, con riflessi dorati e montagne sullo sfondo. Non sono un artista professionista, ma mi basta il piacere di creare qualcosa con le mie mani. Questo momento di espressione personale mi aiuta a rilassarmi e a sentirmi realizzato. Alle 16 suona il mio telefono. È un'amica che mi propone di incontrarci per un caffè in centro. Accetto con entusiasmo, indosso una giacca leggera e prendo la bicicletta. Pedalo per qualche minuto fino alla piazza principale, dove ci incontriamo davanti a un bar con i tavolini all'aperto. Ordiniamo 2 cappuccini con una spolverata di cacao e ci sediamo a un tavolino sotto un ombrellone. Parliamo dei nostri progetti. Lei vorrebbe organizzare un viaggio in Spagna per l'estate, mentre io sto pensando di iscrivermi a un corso di chitarra. Condividiamo ricordi di un viaggio fatto insieme l'anno scorso, ridendo delle avventure e degli imprevisti. Il tempo vola e, quando guardo l'orologio, sono già le 17:30. Salutiamo l'amica con un abbraccio e torno a casa in bicicletta, respirando l'aria fresca del tardo pomeriggio. Rientrato a casa, apro il balcone per godermi il tramonto. Il cielo si tinge di arancione, rosa e viola e le sagome degli edifici si fanno più scure. Prima di cena, preparo una tisana al tiglio e mi accomodo su una sedia da giardino con un libro leggero. Oggi leggo un romanzo di avventura per ragazzi. La trama è semplice ma coinvolgente e mi tiene compagnia mentre sorseggio la bevanda calda. Dopo un'ora, chiudo il libro, poso la tazza e mi godo il silenzio del quartiere che si prepara alla sera. Per la cena scelgo una zuppa di verdure. Taglio a cubetti patate, carote, zucchine e un po' di cipolla. In una pentola scaldo un filo d'olio, aggiungo la cipolla e la faccio appassire, poi verso le altre verdure e copro con acqua. Lascio cuocere per 20 minuti, quindi frullo il tutto con un frullatore a immersione per ottenere una crema vellutata. Impiatto la zuppa in una ciotola, aggiungo un filo d'olio a crudo e qualche fogliolina di prezzemolo. Accendo una candela sul tavolo per creare un'atmosfera calda e raccolta. Mangio lentamente, gustando il calore del piatto e la consistenza morbida. Concludo con un pezzetto di pane integrale e un biscotto secco. Spesso accompagno la cena con un bicchiere di vino rosso, ma stasera preferisco un altro sorso di tisana. Dopo cena faccio una breve passeggiata serale nel quartiere.
Le strade sono tranquille, illuminate dai lampioni e l'aria è fresca. Saluto i vicini che incontro, scambio 2 parole sul tempo e sulle attività del giorno. Torno a casa con passo lento, godendomi il silenzio e la sensazione di completezza dopo una giornata piena ma equilibrata. Rientrato, mi preparo per la serata. Spengo le luci principali e accendo una lampada da tavolo con luce calda. Mi siedo sul divano con una coperta leggera e guardo un episodio di una serie televisiva comica. Ridere è un ottimo modo per rilassarsi prima di dormire. Dopo l'episodio, spengo la televisione e mi dirigo in camera da letto. Sul comodino c'è il mio libro. Leggo ancora qualche pagina, lasciando che le parole mi accompagnino verso il sonno. Prima di posare il segnalibro, ripenso ai momenti più belli della giornata: la colazione, la passeggiata al parco, la scrittura creativa, il caffè con l'amica, il tramonto su balcone. Un sorriso nasce spontaneo sulle mie labbra. Infine spengo la luce e mi sdraio, sentendo il cuore leggero e la mente piena di idee per il domani. Chiudo gli occhi e mi addormento, sognando nuove avventure e nuove giornate ideali da vivere. Questa è la mia giornata perfetta, un equilibrio armonioso tra attività, relax, creatività e relazioni. Semplice, ma ricca di significato, mi dà la carica per affrontare la vita con entusiasmo e serenità. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.